Nel video precedente hai visto il saldo per gli immigrati, inteso come differenza fra entrate come imposte e altri tributi e uscite come costi sulla sanità, giustizia e così via. Questo saldo aveva però delle limitazioni, al che era rimasta in sospeso l'osservazione su quale etnia ha un saldo più alto e quale il più basso. Questo conto condizionato si può fare per le regioni italiane. Ma a cosa serve tutto ciò alla tua azienda? Sicuramente hai dei dipartimenti, ad esempio quello commerciale. Qualcuno di questi dipartimenti apporterà più fatturato alla tua azienda, qualcun altro di meno, anche se questo ha obiettivi più difficilmente misurabili. Quindi in questo video vedrai questo discorso di saldo per un'organizzazione pubblica che ha delle difficoltà in più per quanto riguarda ottenere dati sui dipartimenti, che in questo caso sono le regioni. I dati hanno questa fonte, le entrate e le spese pubbliche CPT a livello territoriale, proviene da questi gruppi che non possiamo secondo me definire politicizzati, quindi portarci a qualche pregiudizio in sede di analisi, ma provenendo da questi gruppi sappiamo che, come anche nel video che utilizzava la fonte dell'Agenzia delle Entrate, avremo sicuramente qualche tipo di problema. Andiamo a vedere i dati. Questi sono i dati e ti chiederai da dove vengono fuori. Abbiamo entrate pro capite migliaia di euro e uscite pro capite correnti migliaia di euro. Dunque, se noi andiamo in basso, abbiamo le varie regioni, prendiamo ad esempio Piemonte, e come vedi questo è il classico problema del pubblico che pubblica tutti i dati in versione PDF e possibilmente questi dati sono contenuti in dei grafici, quindi si fa il doppio della fatica. Di conseguenza non abbiamo tabelle riassuntive con questi dati e in te a questo punto starà sorgendo il sospetto. Come ho ottenuto quei dati? A mano, perché essenzialmente anche qui non aveva senso tirare su un algoritmo informatico che otteneva dati in maniera automatica. Tra l'altro qui come vedi c'è anche la difficoltà che ho anticipato, che abbiamo i dati intrappolati all'interno del grafico, quindi di per sé un classico algoritmo stile lettura ottica dei caratteri non sarebbe bastato, perché serviva leggere questi grafici e prendere l'ultimo valore. E se hai visto qualche mio video precedente, io questa cosa l'avevo già fatta per alcuni grafici, ma lì estraevo tutta la serie dei grafici, qua mi interessa solo l'ultimo valore. Quindi in ogni caso, in questo caso si risparmia un sacco di tempo prendendo i dati a mano. Poi vedrai quanto tempo ci ho messo, perché per cultura me lo sono segnato. Quindi la metodologia, come capisci, è noiosa, consiste in andare a vedere per ogni regione le entrate totali pro capite. Questo costante 2015 è una fonte, se vogliamo, di impurità. Nel caso del Piemonte abbiamo come ultimo valore 19.000 euro. Si va giù, si va sulle spese, non le spese totali, le spese correnti, e anche qui si prende l'ultimo valore. E qui viene un'altra fonte di impurità, cioè non sono numeri precisi quelli che vedi qua, sono numeri corretti, perché se no, se devo stare lì a guardare virgola 1, virgola 2, prendevo più tempo inutilmente. Sotto abbiamo anche quelli in conto capitale, qua escluso, ma volendo si possono aggiungere per avere dei risultati ancora più precisi. Quindi questo processo moltiplicato per 21 territori, perché abbiamo anche le province autonome, mi ha preso 25 minuti. Non è un grande dissanguamento a livello di tempo, però come vedi anche in questo caso avere queste informazioni in un PDF mette in croce il ricercatore ancora una volta, come si è visto anche per l'Agenzia delle Entrate. Purtroppo qua i risultati non dicono assolutamente nulla di nuovo, ossia abbiamo il cosiddetto nord virtuoso e soprattutto le province autonome hanno un saldo molto positivo e il sud no. Collegando al mio video precedente, il sud è un costo per l'Italia perché ha un saldo negativo. Poi spicca anche il Molise che è negativo. La Campania, se prendiamo questi due valori a base senza l'altro tipo di uscite che hai visto, hanno un valore vicino allo zero, ma essenzialmente anche questo
non ci si può ritenere soddisfatti. Al che io, per pura curiosità, ho aggiunto anche quali di queste regioni percepiscono certi tipi di incentivi. In particolare una cosa di Invitalia, di nome Resto al Sud. Curioso notare che, come praticamente quasi tutti, quelli che hanno un saldo negativo per queste uscite rientrano nelle regioni che hanno questi incentivi. Al che qualcuno potrebbe giustamente domandarsi che senso ha inserire soldi in regioni che si comportano come degli scolapasta, ma qui si potrebbe discutere e non fa parte di questo canale. E sempre quel qualcuno potrebbe domandarsi: ma questa cosa che c'è da un po' di anni oramai sta portando risultati in termini di saldo? Qui si potrebbe fare qualche giro in letteratura. In particolare esistono degli strumenti della econometria che studiano se gli interventi hanno degli effetti su certe misurazioni. Ad esempio la Banca Centrale Europea utilizza i modelli VAR, che ho fatto vedere in un altro video, per studiare come al variare dei tassi di interesse applicati da loro cambiano certi indicatori macroeconomici, ma anche su questo si potrebbe parlare per un quarto d'ora e in qualche video un po' si capisce come la penso di come applicano questi modelli. Di fatto, se uno ci pensa, il Sud, unito anche al Molise, è diventata una zona economica speciale. E a questo punto esco un po' da quelle che sono un po' le finalità di questo canale e do un po' una mia opinione personale. Come ho detto prima, innanzitutto bisogna vedere se già queste cose hanno portato degli effetti positivi, ma forse, se questa cosa continua e si potrebbe verificare, la causa di ciò non sta altrove? Ne dico una, la cultura imprenditoriale che manca. Qui non vorrei sollevare un polverone, ma la cultura imprenditoriale si fa in due modi. Lo so che spesso ci si concentra su solo una, ma si fa in due modi, non solo uno. Primo modo che tutti conosciamo tramite le grandi aziende private e l'altro modo che meno persone conoscono, soprattutto da qualche decennio, con grandi aziende pubbliche. Facciamo qualche esempio. Tanti dipendenti che lavoravano per grosse aziende come Tesla, come Uber, come Airbnb, come Apple o come Microsoft hanno poi fondato la loro startup che è diventata un'azienda. Nulla vieta che la stessa cosa può succedere tramite l'esempio che proviene da un'azienda pubblica. Quindi se questa cosa succede nel privato, perché non può succedere nel pubblico? Capisco che dire che al Sud manca la cultura imprenditoriale non è bello da sentire, ma di sicuro bisogna farci qualcosa, perché evidentemente queste cose non sono sufficienti. Anche perché, come ci direbbero anche gli psicologi, questi risultati dipendono anche da variabili ambientali. Anche qualcuno potrebbe obiettare alla mia opinione personale perché non esistono grandi aziende pubbliche al sud, e qui purtroppo si va a finire nelle gerarchie del diritto, nel senso che lo Stato non può intervenire in certe maniere perché si viola qualche regolamento europeo. Quindi giustamente all'interno di questo quadro estremamente complesso di regole, l'unica soluzione, se così si può chiamare, sono questi incentivi che però hanno probabilmente un impatto estremamente contenuto e che non può avere un effetto su questo saldo in tempi medi, ammesso che ce l'abbia. Quindi questo video funziona come input per quantificare maggiormente i dipartimenti della tua azienda per poi avere più informazioni da cui prendere decisioni, perché ovviamente con dati del genere non è che si può fare chissà cosa in termini di inferenza statistica che coinvolge significatività e quant'altro, quindi le decisioni che seguiranno non proverranno tanto dalla statistica che separa il segnale dal rumore, ma dalla statistica puramente descrittiva. Di conseguenza, se ti interessa costruire assieme a Stati Calmo un cruscotto dati che monitora i tuoi dipartimenti anche per uso interno, non a consumo del titolare, per avere una panoramica contabile utile, mi puoi contattare sulla pagina contatti di www.staticalmo.com, così nella chiamata gratuita di circa mezz'ora discuteremo il tuo caso. Ciao e alla prossima!